Dunque, quest'oggi parliamo di tutto ciò che è essenziale per produrre un video di buona, ma anche in alcuni casi di ottima qualità, con una spesa irrisoria o comunque cercando di spendere il meno possibile. Innanzitutto, per girare un video di qualità c'è bisogno di una camera da presa che possa essere una videocamera, una reflex, una mirrorless in modalità video o anche semplicemente uno smartphone. Vi mostro in questo momento, utilizzando il setup di luce e il microfono che ho in stanza, come sarebbe questo video se fosse girato da smartphone. Eccoci qui. Adesso state vedendo la stessa inquadratura di prima, ma da smartphone. Ovviamente la situazione attuale non è ottimale per il semplice fatto che sto tenendo lo smartphone a mano. L'ideale sarebbe metterlo su un treppiedi per evitare tutti questi scossoni. Però, come potete vedere, non è la camera in questo caso che fa la maggior parte del lavoro, bensì è il setup delle luci e soprattutto il microfono. Ed è proprio di questo di cui voglio discutere oggi. Ognuno di noi può girare un contenuto di ottima qualità per i propri canali social o anche per dei programmi televisivi amatoriali o semiprofessionali, semplicemente sfruttando uno smartphone e con un po' di intelligenza nel setup delle luci, dei microfoni e di tutto il resto. Quindi, di cosa abbiamo bisogno per girare spendendo il meno possibile, come ho detto precedentemente, un ottimo video o comunque un video di ottima qualità? Innanzitutto, per chiunque non l'avesse ancora visto, vi invito a guardare questo video, lo lascio qui in alto a destra, nel quale discuto di come realizzare un ottimo setup di luci spendendo pochissimo. Poi, se avete già visto quel video, direi di iniziare il discorso parlando proprio delle luci. In questo caso io, chi ha visto il video precedente sicuramente conoscerà i termini, ho una luce qui che sto coprendo adesso con la mia mano, molto piccolina, un faretto minuscolo, che mi fa sia da backlight e sia di rimbalzo da fill light, quindi da luce di riempimento. Va a illuminare il mio sfondo, ma illumina anche me perché va a rimbalzare sulla libreria. Al contempo ho una key light posta qui, la sto coprendo in questo momento, che va a illuminare il mio volto. Il fatto di avere una luce fredda e una luce calda aiuta a dare un senso di profondità al mio sfondo. In realtà questa parte della libreria è molto vicina a me, guardate, con una mano posso semplicemente toccare quasi tutta la libreria restando fermo qui, ma grazie al fatto che sto utilizzando un'ottica col diaframma molto aperto e quindi che lo sfondo sia abbastanza sfocato, e grazie al fatto che sto utilizzando due luci con temperatura colore diversa, lo spazio dietro di me sembra molto più dilatato e sembra che ci sia tantissimo, sembra che io possa muovermi per chilometri, mentre in realtà la libreria è proprio dietro di me. Vi mostro la differenza, vi mostro quanto è importante sapere utilizzare le luci semplicemente rendendo fredda anche quella luce. Guardate come cambia la vostra percezione dello sfondo. Eccoci qui. Oltre al fatto che in questa maniera sembra tutto molto meno professionale, sembra tutto molto freddo, molto piatto, l'illuminazione sì è corretta, ma comunque diciamocela tutta, non è bella come prima. Sembra anche, cioè, si percepisce anche meglio lo sfondo per com'è in realtà, non si ha la percezione della profondità un po' più dilatata che avevamo prima. Quindi rimetto quella luce in modalità calda e ne discutiamo. Quindi il primo consiglio che voglio darvi è: sperimentate con la luce, iniziate a capire come funzionano gli schemi di luce. In questo momento a video state vedendo alcuni degli schemi di luce più famosi e soprattutto ricordate che con la luce la percezione che hanno le persone di voi, delle vostre forme e quant'altro cambia completamente in base a come questa viene utilizzata, come state vedendo in questo momento. La luce dall'alto dà un certo tipo d'effetto, la luce dall'alto con una fill light dà un altro tipo d'effetto, la luce laterale così può funzionare per alcuni generi. Può illuminare anche lo sfondo, può illuminare soltanto noi, possiamo metterla dietro e dare un effetto completamente diverso, in base al fatto che illumini noi o illumini anche qui il nostro sfondo. Guardate come cambia tutto in base a dove piazziamo un semplice faretto. Immaginate se iniziassi a spostare due di queste piccolissime lucine, o se scegliessi di utilizzare una luce un po' più professionale. In questo caso sto utilizzando questa perché, come ben sapete, ho dovuto traslocare tutto ciò che ho in studio, ho dovuto trasferire la mia attrezzatura e preferisco qui in stanza, visto che è una zona molto ristretta, utilizzare luci un po' più portatili. Vado a ripiazzarla dove era prima, torniamo al set di luce precedente, dopodiché discutiamo degli altri punti, perché ci sono anche tante altre cose che potete fare con una spesa minima per rendere il vostro video qualitativamente meraviglioso.
Quindi sì, la luce è importante, capire gli schemi di luce, sperimentare con gli schemi di luce è altrettanto importante, ma non è l'unica cosa importante. Un'altra cosa molto importante per valorizzare al meglio il nostro set, la scenografia che abbiamo nei nostri video, è quello di creare una scenografia per i nostri video. Io ho scelto quest'angoletto della mia stanza perché trovo sia il più interessante da mostrare nei video e quello che si presta meglio a creare un contenuto, diciamo che possa almeno attirare l'attenzione. Quindi il secondo consiglio che voglio darvi è quello di usare per l'appunto uno sfondo che possa essere interessante o, se non avete sfondi troppo interessanti, il più pulito e minimale possibile, in modo da poter giocare con le luci ma al contempo dare un senso di professionalità. E soprattutto qualora utilizziate uno sfondo come nel mio caso con tanti ninnoli e cosettine dietro, mi raccomando che sia ben ordinato, perché qualunque elemento di disturbo, qualunque cosa in disordine può catturare l'attenzione dello spettatore e quindi può diventare un enorme difetto, un qualcosa sul quale l'occhio del fruitore del nostro contenuto andrà a fissarsi e non si scolerà mai più. Quando l'occhio di qualcuno va a fissarsi su qualcosa è difficile che subentri qualche altro elemento, soprattutto in video tanto statici, che possa ricatturare la sua attenzione e distoglierla dal punto precedente. Un altro ottimo consiglio che posso darvi, che vi avevo già dato nel video precedente nel quale discutevamo di come realizzare contenuti video di alta qualità spendendo poco, è quello di sfruttare un microfono esterno o un registratore esterno collegato a un microfono per avere la miglior qualità audio possibile. In questo caso io sto sfruttando il mio Zoom H1N. Come potete vedere, questa è la combo che sto usando in questo momento. Probabilmente adesso mi sentirete male perché il microfono è direzionale ed era girato verso la camera e non verso di me. E per farvi capire quanto è importante l'audio in un video di qualunque tipo, sia che sia dedicato ai vostri canali social, sia che sia dedicato ad altro, adesso vi farò sentire come sarebbe questo video utilizzando il microfono integrato delle mie Sony Alpha 6500 con il suo preamplificatore, che non è assolutamente il massimo. Quindi sì, investite quei 50-80 euro per un buon microfono come questo e vedrete che la qualità del vostro video con un audio un po' più professionale migliorerà senza fare nient'altro. Sembra una cosa stupida, ma in realtà l'audio in un video fa più del 50% del lavoro e il resto è tutto luci e contenuti. Un altro punto molto importante è, dopo la fase di pre-produzione, quindi di scrittura del video, e la fase di produzione, quindi il momento nel quale andiamo a girare effettivamente il nostro video, come questo momento nel quale io sto fisicamente qui all'interno del mio set improvvisato e sto parlando in camera, l'ultimo punto altrettanto importante è quello della post-produzione. Adesso, questo video lo sto realizzando principalmente per le persone che non sono troppo avvezze al mondo video e che vogliono dei consigli un po' più generici sul mondo dei video, su come realizzare dei contenuti d'alta qualità spendendo poco, perché alla fine i professionisti sono abituati a spendere tanto, sanno che devono spendere tanto se vogliono raggiungere alcuni picchi di qualità. Di conseguenza alcuni di questi consigli, la maggior parte di questi consigli potrebbero essere inutili per loro. Quindi se siete degli amatori, se non siete dei professionisti, se siete degli hobbisti della fotografia, del videomaking, un altro punto super importante è quello di scegliere un software di montaggio video abbastanza semplice, che però possa essere gratuito e al contempo veloce da utilizzare. Io su computer vi consiglierei di usare o DaVinci Resolve, che è completamente gratuito, o Wondershare Filmora, che comunque è ottimo, è a pagamento, ma è un software semplice che vi aiuta con l'intelligenza artificiale, con dei preset, ha tantissime cosettine automatiche per realizzare i video e quindi può essere utile. Invece DaVinci Resolve è molto più manuale, molto più artigianale, molto più autoriale e di conseguenza molto più difficile da utilizzare. Diciamo che se imparate a utilizzare DaVinci Resolve potete anche aspirare al professionismo. Se invece non aspirate al professionismo, comprare Wondershare Filmora e utilizzare quello lì potrebbe essere un'ottima idea. Inoltre, dopo aver scelto il vostro software di riferimento, in ogni caso potete provare entrambi gratuitamente, e anche DaVinci Resolve ha la sua versione a pagamento che si paga una tantum, però io consiglio comunque a chi sta iniziando in questo mondo di utilizzare la versione gratuita, che ha solo alcune limitazioni ma vi permette di fare di tutto. L'altro consiglio che voglio darvi in merito è quello di mantenere l'editing il più semplice possibile. Ora lo so che a molti di voi piacciono gli effetti video, le fiamme, le cose, siamo abituati ormai a un livello di qualità su internet e a un linguaggio di comunicazione abbastanza standardizzato che punta sugli effetti, sui sottotitoli, su zoom, unzoom e tantissime altre cose, ma sono delle cosettine che o si fanno per bene
e se fatte per bene richiedono del tempo, oppure potrebbero facilmente risultare cringe. Di conseguenza non consiglio a un amatore o a chi sta iniziando a muovere i suoi primi passi in questo mondo di puntare a un montaggio video di quel tipo. Più che altro, puntate a un montaggio video semplice, a un linguaggio diretto e lineare e tutto andrà per il meglio. Poi per migliorare nel montaggio video c'è tempo, avete tutto il tempo del mondo, ma iniziate facendo ciò che sapete fare per poi piano piano aggiungere dei tasselli e aspirare, perché no, a un montaggio video un po' più complesso tra 1 anno, 2 anni o quant'altro, se ancora vorrete fare parte di questo magico mondo di produzione audiovisiva. Infine, l'ultimo consiglio che voglio darvi per oggi prima di chiudere questo video è quello di non avere fretta nel corso della produzione. Una delle cose migliori che si possono fare e che vi aiuteranno poi nel montaggio video, quando si realizza un video di qualunque tipo, è quello di girare tanti b-roll. Cosa sono i b-roll? Anche di questo ho parlato in un altro video che vi linko anche in questo caso qui in alto a destra per chi volesse approfondire, ma i b-roll comunque sono delle clip aggiuntive che vanno a raccontare un elemento specifico del quale si sta discutendo o un soggetto specifico, dipende poi dal progetto che state facendo. Ad esempio, in questo caso io sto parlando dello Zoom H1N, del registratore portatile che utilizzo per realizzare i miei video, e quello che state vedendo in questo esatto momento è un b-roll sullo Zoom H1N, quindi semplicemente un'immagine che vi mostra questo registratore portatile mentre io ne discuto. Le clip principali, come ad esempio in questo caso la clip di me che parlo direttamente in camera a voi, si chiamano A-roll nel linguaggio cinematografico, soprattutto americano. Quindi tutte le clip secondarie sono i b-roll, clip che servono per riempire buchi o per contestualizzare qualcosa. Sono utilissime e se avete fretta nella produzione del video non riuscirete a girarvele e la qualità dei vostri contenuti calerà drasticamente. Quindi sperimentate con le luci, iniziate a capire come funzionano le luci, prendete un buon microfono e utilizzatelo al meglio, montate video con software che siano semplici o per i quali pensate possa essere interessante imparare a utilizzarli, utilizzate un montaggio abbastanza semplice, cercate di avere uno sfondo interessante o quantomeno pulito, ordinato o minimale e infine non abbiate fretta. Questi sono i consigli che mi sentivo di darvi per oggi. Io per adesso termino qui questo video, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo mio canale. Ringrazio come al solito tutti gli abbonati. Se vuoi abbonarti al canale sappi che i vantaggi sono svariati come quelli che stai vedendo adesso in questo momento. Il vantaggio migliore ovviamente è quello di poter vedere tutti questi contenuti in anteprima ed avere priorità nelle risposte ai commenti qui sotto. Lasciami un commentino, lasciami un mi piace, fammi sapere cosa ne pensi dei consigli che ho dato, se possono essere consigli interessanti, se sono consigli superflui perché magari sei già un professionista o quant'altro, e noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale. Alla prossima, grazie per l'attenzione e bye bye.